Ci piacerebbe iniziare la nostra storia con "C'era una volta". Ma le fiabe, si sa, sono lontane dai tempi in cui la guerra fa tacere i sogni. Ammutolisce le speranze e logora il futuro. La storia che vogliamo raccontarvi è tutt'altro che fatata. È una di quelle storie difficili da raccontare, che narra di povertà, di fame, di disperazione. È la storia di un tempo non troppo lontano. Un tempo in cui la forza della preghiera vacillò, in cui la croce del sacrificio diventò la croce di tutti e in cui la morte sopraggiunse spietata e inattesa. È la storia di Maria Antonia, moglie di Quirino e apprendista cucerella, il cui sogno è confezionare vestiti per la gente bene del posto. Maria Antonia ama il suo lavoro, sa tagliare e imbastire, cucire e misurare le stoffe. Per farlo non ha il metro, usa lo spago. Impara il mestiere da una sarta e in questo momento delicato è suo marito Quirino ad accompagnarla al laboratorio giù a Cassino. Adesso deve stare riguardata. È la storia della mammara Alfina, comare abilitata con tanto di patentino per far nascere i bambini in casa. Alfina arriva in bicicletta a casa delle puerpere, anche nei giorni che precedono il parto, e si accerta che tutto proceda per il meglio. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Maria Antonia non sapeva che la guerra è spietata, anche con chi deve ancora nascere. Nella nostra storia c'è anche Arcangelo, che lavora nelle campagne vicino al fiume Gari. Da quando è rimasto vedovo, Arcangelo ha un unico sogno: imbarcarsi con i 3 figli sul Patria e andare in America per ricominciare tutto. Lì ci stanno Sirenata e Concetta. Gli hanno scritto che l'America è tutto un altro mondo. Arcangelo vive con i suoi 3 figli, Cosimo, Albino e Felicetta, che vorrebbero andare a scuola, ma devono aiutare nei campi e nelle faccende di casa. Quando andremo in America ci serviranno le braccia, non le belle parole.
In questa storia ci sono anche Sabatino e sua moglie Olimpia. Sabatino è un reduce di guerra che pensa che l'inferno sia ormai finito. I due saranno costretti ad abbandonare la loro casa, ad abbandonare tutto. Cercheranno prima un rifugio verso Monte Maggio, finché anche le montagne saranno occupate dalle truppe tedesche. Si era sparsa la voce che il monastero fosse zona neutrale. Sembra che il monastero sia zona neutrale. Il monastero è zona neutrale! Arrivarono terrorizzati e in massa, visi sparuti e senza carne sulle ossa. I fratelli e l'abate li fecero entrare dalla Porta Santa. Lo scalone veniva aperto solo per le grandi ricorrenze. Ci sono molti modi per raccontare una storia. Il più delle volte la si disegna, si costruisce un personaggio dopo l'altro, cucendogli addosso esperienze che altri hanno vissuto al suo posto. La storia di Alfina, Maria Antonia, Quirino, Felicetta, Albino, Cosimo, Olimpia, Sabatino e di tutti i nostri personaggi. È parte integrante del nostro passato, della storia delle terre in cui viviamo, in cui siamo cresciuti, collezionando le nostre esperienze. La mattina del 15 febbraio il monastero fu bombardato. Senza pietà. Sembrava un cratere lunare. Sembrava un cratere lunare.
War is over! War is over!